Fino al 13 maggio 2021, Marcel Jacobs non aveva mai corso i 100 metri sotto i 10 secondi. 80 giorni dopo vince la finale olimpica, 9 secondi e 80. Eppure Marcel non era arrivato ai 100 metri per scelta. Era stato il corpo a decidere per lui. Nasce a El Paso, in Texas, il 26 settembre 1994. Suo padre, Lamont, è un militare americano. Poco dopo la sua nascita viene trasferito in Corea del Sud. Marcel torna in Italia con sua madre e cresce a Desenzano del Garda. Del padre non conserva quasi nessun ricordo. Quando gli altri bambini gli chiedono chi sia suo padre, risponde che suo padre non esiste. Non conosce la sua storia, conosce soltanto la sua assenza. A 10 anni entra per la prima volta su una pista di atletica. Lo seguono prima Adriano Bertazzi e poi Gianni Lombardi. Marcel è rapido, esplosivo, ma presto si accorgono che quella velocità può servire anche per volare. A 17 anni prova il salto in lungo. È lì che comincia a immaginare il proprio futuro. Non nei 100 metri, sulla pedana. Nel 2012, a Rieti, arriva a 7 metri e 29. Un anno dopo, ad Ancona, salta 7,75. Primato italiano juniores indoor. Sembra l'inizio della sua ascesa, ma il corpo comincia presto a presentare il conto. Al meeting di Gavardo, al secondo tentativo, durante lo stacco, la gamba cede. Gli esami evidenziano una lesione al bicipite femorale sinistro. Per quasi un anno resta lontano dalle gare. Quello stesso anno decide di cambiare qualcosa. Passa sotto la guida di Paolo Camossi, ex campione mondiale indoor del salto triplo. Nel 2016, a Bressanone, arriva il salto che mostra quanto talento abbia davvero. 8 metri e 48. Nessun italiano era mai arrivato così lontano. Sarebbe il nuovo primato nazionale. Ma il vento è troppo forte. La misura non può essere omologata. Nel 2017 sembra pronto per il salto definitivo. Torna oltre gli 8 metri e conquista il titolo italiano con 8,06. Poi un problema al ginocchio lo costringe a fermarsi per quasi 2 anni. Nel 2018, invece di tornare sulla pedana, Jacobs e Camossi scelgono di dedicare l'intera stagione alla velocità. L'obiettivo è proteggere le ginocchia. Il salto in lungo può aspettare. Il 1 maggio, a Palmanova, corre i 100 metri in 10 secondi e 15. 4 giorni dopo scende a 10 e 12. Il 23 maggio, a Savona, si trova nella corsia accanto a Filippo Tortu. Tutta l'attenzione è su Filippo, che sta inseguendo il record italiano di Pietro Mennea. Tortu corre in 10 secondi e 3. Jacobs arriva subito dietro, 10 secondi e 8. In pochi mesi è diventato il quarto italiano più veloce della storia. Ad agosto partecipa agli Europei di Berlino. Raggiunge la semifinale, ma sbaglia la partenza e chiude quarto in 10 secondi e 28. La finale gli sfugge. Ma la sua prima stagione da velocista lo ha già portato tra i migliori d'Europa. Eppure non pensa ancora di aver cambiato disciplina. A Berlino lo dice chiaramente: tornerò a saltare. Per lui i 100 metri sono ancora una soluzione temporanea. Non sa che la pista ha appena cominciato a mostrargli chi può diventare. Nel 2019 torna alla disciplina che non ha mai smesso di considerare sua. Dopo quasi 2 anni lontano dalla pedana, atterra a 8 metri e 5 centimetri. La misura lo porta agli Europei di Glasgow. Ma in qualificazione sbaglia il primo salto, poi il secondo. Anche il terzo è nullo. Marcel lascia la pedana senza una misura valida. Per Jacobs è uno dei momenti più duri della carriera. In estate torna sui 100 metri. Il 16 luglio a Padova ferma il cronometro a 10 secondi e 3 centesimi. Soltanto Filippo Tortu e Pietro Mennea avevano corso più velocemente di lui. La pista doveva servire a riportarlo sulla pedana. Adesso sta cominciando a portarlo da un'altra parte. 2 mesi dopo quel 10,03, Jacobs arriva ai mondiali di Doha. È il suo primo mondiale da velocista. In batteria corre in 10 secondi e 7 centesimi. Conquista la semifinale. Il giorno successivo non riesce a ripetersi. Corre in 10,20. Non basta per entrare tra gli 8 uomini più veloci del mondo. Nel 2020 la pandemia ferma tutto. Anche le Olimpiadi vengono rinviate. E per Jacobs quell'anno in più si rivelerà decisivo. Alla fine di agosto, a Padova, conquista il terzo titolo italiano consecutivo nei 100 metri. Ormai non torna più sulla pedana.
Quella che doveva essere una soluzione temporanea è diventata la sua disciplina, ma il cronometro sembra essersi fermato. Nel 2019 aveva corso in 10:03, un anno dopo è ancora lì, vicino al muro dei 10 secondi, senza riuscire ad attraversarlo. E Marcel comincia a capire che il limite non è soltanto nelle gambe. A settembre comincia a lavorare con la mental coach Nicoletta Romanazzi. Il percorso lo porta ad affrontare un rapporto che per anni aveva rifiutato, quello con suo padre. Marcel ha 25 anni, dopo una vita trascorsa a tenerlo lontano, ricomincia a parlargli. All'inizio soltanto a distanza. Non diventano improvvisamente una famiglia, ma Jacobs smette di respingere quella parte della propria vita. Più tardi racconterà di essersi sentito più leggero. Non basta una telefonata per correre più forte, ma quando comincia il 2021, anche il cronometro inizia finalmente a muoversi. Agli europei indoor di Torugn arriva in finale nei 60 metri. Parte davanti e continua ad allungare. Ferma il cronometro a 6 secondi e 47. Primato italiano, migliore prestazione mondiale dell'anno. Il secondo classificato chiude a 13 centesimi. È il primo grande titolo internazionale della sua carriera. Il 13 maggio a Savona disputa la prima gara dell'anno sui 100 metri. Insegue un obiettivo da 2 stagioni, scendere sotto i 10 secondi. Accade già in batteria. Jacobs attraversa il traguardo e guarda il tabellone. 9,95. Toglie 4 centesimi al record italiano di Filippo Tortu. È il secondo italiano della storia a infrangere il muro dei 10 secondi. Vorrebbe correre anche la finale, ma durante il riscaldamento avverte un crampo al polpaccio. Decide di non rischiare. Per 2 anni si era fermato a 10,03. Ora quel muro non esiste più. Tokyo è a meno di 3 mesi. Alla sua prima Olimpiade non è tra i favoriti. In semifinale corre in 9 secondi e 84, primato europeo, ma chiude terzo. I primi 2 vanno direttamente in finale. Jacobs deve affidarsi al tempo e quel 9,84 basta. È nella finale olimpica dei 100 metri, la gara che per oltre un decennio era appartenuta a Usain Bolt. È il 1 agosto 2021. Pochi minuti prima della finale, Gianmarco Tamberi ha appena vinto l'oro nel salto in alto. Poi gli 8 finalisti entrano sui blocchi. Jacobs è in corsia 3. Alla prima partenza, il britannico Jarnell Hughes anticipa lo sparo. Jacobs è nella corsia accanto, ma resta fermo sui blocchi, non si lascia trascinare. Hughes viene squalificato. Si riparte. Marcel esce bene. A metà gara è davanti. Nessuno riesce a riprenderlo. Taglia il traguardo. Sul cronometro compare 9,79. Pochi istanti dopo, il tempo ufficiale viene stabilito in 9,80. Nuovo primato europeo. Primo italiano della storia a vincere i 100 metri alle Olimpiadi. Marcel Jacobs è l'uomo più veloce del mondo. 5 giorni dopo torna in pista per la staffetta 4%. Con lui ci sono Lorenzo Patta, Fausto De Salù e Filippo Tortu. Decidono di non preparare nessun gesto per le telecamere. Il loro saluto, se ci riusciranno, sarà la vittoria. Patta corre la prima frazione e consegna il testimone a Jacobs. Marcel percorre la seconda frazione in 8,925, un tempo lanciato impressionante. Poi passa il testimone a De Salù. L'ultima frazione è affidata a Tortu. Negli ultimi metri l'italiano recupera sul britannico e si getta sul traguardo. 37 secondi e 50, un solo centesimo davanti alla Gran Bretagna. Per la prima volta una staffetta italiana conquista l'oro olimpico nell'atletica. Per Jacobs è il secondo oro in 5 giorni. Era arrivato a Tokyo come un velocista ancora poco conosciuto. Ne riparte come l'uomo più veloce del mondo e il simbolo di una delle Olimpiadi più incredibili dello sport italiano. Jacobs lascia Tokyo con 2 medaglie d'oro, ma insieme alla consacrazione arrivano i sospetti. La sua vittoria è troppo inattesa per chi, fino a pochi mesi prima, non lo considerava tra i possibili campioni olimpici. Una parte della stampa britannica e americana comincia a sollevare dubbi. Non ci sono positività, non ci sono violazioni, soltanto una domanda. Come ha fatto un atleta che prima di maggio non era mai sceso sotto i 10 secondi a correre in 9,80 ad agosto? Poi arriva il paradosso. Chijindu Uja, uno dei 4 britannici battuti dall'Italia nella staffetta, viene sospeso dopo un controllo antidoping positivo. I sospetti erano rivolti a Jacobs, ma a perdere la medaglia sarà proprio la staffetta britannica arrivata dietro all'Italia.
7 mesi dopo Tokyo, Jacobs torna a giocarsi un titolo mondiale. A Belgrado corre i 60 metri indoor. In finale trova Christian Coleman, campione del mondo dei 100 metri, detentore del primato mondiale dei 60. Coleman parte meglio, Jacobs resta vicino e recupera negli ultimi metri. Sul traguardo si lanciano entrambi in avanti. Il tabellone assegna a tutti e due lo stesso tempo, 6 secondi e 41, serve il photo finish. Jacobs ha corso in 6 e 407, Coleman in 6 e 410, 3 millesimi di secondo. Jacobs è campione del mondo indoor e stabilisce il nuovo primato europeo. Dopo Belgrado, la stagione all'aperto quasi non comincia. A Nairobi finisce in ospedale per un forte problema intestinale. Rientra a Savona, poi un problema al bicipite femorale lo ferma di nuovo. Ai mondiali in Oregon arriva con pochissime gare nelle gambe. Supera la batteria, ma il dolore alla coscia lo ferma ancora. La finale mondiale dei 100 metri si corre senza il campione olimpico. Un mese dopo si presenta agli europei di Monaco. In finale corre in 9 secondi e 95. È campione d'Europa. Il primo italiano a vincere i 100 metri continentali dai tempi di Pietro Mennea, 44 anni prima. Il 2023 comincia con una sconfitta inattesa. Agli europei indoor di Istanbul, Jacobs prova a difendere il titolo dei 60 metri, ma a vincere è un altro italiano, Samuele Ceccarelli. All'aperto, i problemi fisici gli permettono di correre una sola gara sui 100 metri prima dei mondiali. A Budapest supera la batteria. In semifinale corre in 10,05, resta fuori dalla finale per 4 centesimi. 6 giorni dopo torna in pista con la staffetta. Soltanto gli Stati Uniti fanno meglio. L'Italia è medaglia d'argento. Dopo i mondiali, Jacobs decide di cambiare tutto. Si separa da Paolo Camossi dopo 8 anni, l'allenatore con cui era passato dal salto in lungo al titolo olimpico. Lascia l'Italia e si trasferisce a Jacksonville, in Florida. Sceglie Rana Rider e comincia ad allenarsi con alcuni dei migliori velocisti del mondo. Tra loro André De Grasse e Trayvon Bromell. È un ritorno negli Stati Uniti, il paese in cui è nato, ma nel quale non è mai cresciuto. Il primo grande appuntamento è in casa, gli europei di Roma. 3 anni dopo Tokyo, ogni sua prestazione continua a essere confrontata con quel 9,80. Ma nella finale dell'Olimpico il cronometro conta meno della posizione. Marcel vince in 10,02. Alle sue spalle, Chituru Ali completa la doppietta italiana. Jacobs è campione d'Europa per la seconda volta consecutiva. 4 giorni dopo conquista l'oro anche con la staffetta. Il cambiamento non lo ha ancora riportato ai tempi di Tokyo, ma lo ha riportato alla vittoria. A Parigi torna alle Olimpiadi da campione in carica. Raggiunge ancora la finale dei 100 metri. È una gara mai vista prima. Per la prima volta nella storia, tutti gli 8 finalisti scendono sotto i 10 secondi. Tra il primo e l'ultimo ci sono soltanto 12 centesimi. Corre in 9,85. Il terzo tempo più veloce della sua carriera, ma basta solo per il quinto posto. Noah Lyles vince al photo finish. Marcel resta a 4 centesimi dal bronzo. Non riesce a difendere il titolo olimpico, ma dimostra di essere ancora tra gli uomini più veloci del mondo. Nel 2025 i mondiali riportano Jacobs a Tokyo, sulla pista dove 4 anni prima aveva cambiato la propria vita. Ma influenza e problemi muscolari ritardano ancora il suo ritorno. Arriva ai mondiali con poche gare e lontano dai tempi migliori. Supera la batteria. In semifinale corre in 10,16. Non basta per raggiungere la finale. Dopo la gara, Jacobs pronuncia parole che non aveva mai detto prima. È arrivato il momento di prenderci un po' di tempo e capire quando è il momento di lasciare andare. 6 giorni dopo prova ancora con la staffetta. Un contatto durante il primo cambio compromette la gara. L'Italia resta fuori dalla finale. Jacobs lascia Tokyo senza una medaglia. Per la prima volta il dubbio non riguarda il cronometro, riguarda il suo futuro. Durante l'inverno Jacobs decide di continuare e sceglie di farlo tornando da Paolo Camossi, l'allenatore che lo aveva accompagnato dal salto in lungo fino ai 2 ore di Tokyo. Dopo più di 2 anni, i due ricominciano a lavorare insieme. Rinuncia alla stagione indoor, vuole ricostruire il proprio corpo senza affrettare il ritorno. A giugno, al Golden Gala, scende di nuovo sotto i 10 secondi. Poche settimane dopo, a Parigi, corre in 9,96.
3 giorni più tardi gareggia a Eisenstadt, in Austria. In finale, il cronometro si ferma su un tempo quasi irreale, 9 secondi e 67, ma il vento soffia a più 4,1. Il tempo resta fuori dai primati ufficiali, ma considerando anche le gare con vento oltre il limite, è il terzo tempo più veloce della storia. Il 25 luglio, ai campionati italiani di Firenze, la finale comincia con un brivido. Jacobs anticipa lo sparo. La squalifica sembra inevitabile, ma i giudici mostrano il cartellino verde. Jacobs non viene squalificato e torna sui blocchi. Vince in 10 e 12 e conquista il 10° titolo italiano della carriera. Ma dopo la gara ammette che in una competizione internazionale probabilmente sarebbe stato squalificato. Ora lo aspetta Birmingham. Jacobs ha vinto gli ultimi 2 titoli europei dei 100 metri. Proverà a farlo per la terza volta consecutiva. Salta le batterie ed entra direttamente in semifinale. Corre in 10 secondi e 08. Negli ultimi metri sembra quasi rallentare, eppure è il miglior tempo di tutte le semifinali. Il terzo titolo europeo consecutivo sembra possibile. Poco prima della finale sente un fastidio alla coscia sinistra. Sa che qualcosa non va. Decide di partire comunque. Dopo pochi appoggi il dolore aumenta. Jacobs rallenta, ma arriva al traguardo lo stesso. Rommel Glaive vince l'oro in 10 e 09, un centesimo più lento del tempo corso da Jacobs in semifinale. Il terzo titolo europeo consecutivo sfuma così. E ancora una volta il rivale decisivo non è in un'altra corsia, è il suo corpo. E adesso ditemi, dopo tutte le ricadute e le ripartenze, Jacobs riuscirà a vincere ancora?